Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Macchine in Giappone. Oggi mi trovo a recensire un nuovo hotel che si trova a Kyoto, più precisamente a Gojo, che si trova tra la stazione di Kyoto e la stazione della metropolitana Karasuma. Per chi alloggia a Kyoto la considero una posizione fantastica, perché a piedi puoi raggiungere varie stazioni, puoi raggiungere anche la stazione di Kyoto e poi puoi raggiungere anche a piedi la parte vecchia della città. Gion si trova solo 15 minuti a piedi, puoi raggiungere gli Asaka Shrine, Kiyomizu-dera, tutto a piedi. Kyoto diciamo che è una città che si può fare benissimo sia a piedi che in bicicletta. Io consiglio sempre di divertirsi e vivere la città camminando. Poi ovviamente se hai problemi di tempistiche o problemi di stanchezza, naturalmente i mezzi pubblici sono sempre molto comodi. A Kyoto diciamo che i mezzi pubblici sono un po' complicati, cioè nel senso è una città molto vecchia, si usa molto il bus, le metropolitane non ti portano poi da tutte le parti della città, quindi diciamo che a piedi è abbastanza confortevole. Ovviamente se devi andare da un'altra parte della città, per esempio il Tempio d'Oro a Kyoto si trova dall'altra parte praticamente di tutta qualsiasi altra attrazione della città, e quindi andare al Tempio d'Oro è consigliabile prendere l'autobus. Però la parte centrale io la consiglio sicuramente di farla a piedi. Ma detto questo, perché ho fatto il video, ragazzi? Perché la compagnia Mitsui Garden Hotel mi ha gentilmente chiesto di venire a provare un nuovo hotel che si chiama Sequence Kyoto Gojo, che si tratta di un hotel della compagnia Mitsui Fudosan Hotel Management, che ha 32 alberghi in tutto il Giappone, compresa la catena Mitsui Garden Hotel. Come poi vedrete nel video, è un albergo moderno e ha una novità che sta avendo successo tra i turisti giapponesi, che si presume anche che avrà molto successo anche per il turismo straniero quando riuscirà a tornare in Giappone. La particolarità è che il check-in è alle 5 del pomeriggio, ma il check-out è alle 2 del pomeriggio, e c'è il libero accesso per gli ospiti al ristorante dalle 7 fino alle 2 del pomeriggio per breakfast, brunch o pranzo. Cioè, se gli ospiti che alloggiano con il paccheggio prima colazione compresa possono andare a mangiare qualsiasi volta che vuole. Per esempio potreste andare a prendere un caffè appena sveglio e dopo fare una passeggiata e poi ritornare per il pranzo prima di poi rifare il checkout e andare alla prossima destinazione. Comunque ragazzi, siccome siamo stati invitati dal manager, è stato molto gentile e praticamente ci ha fatto un tour su tutti gli altri Mitsui Garden Hotel in Kyoto. Quindi io tra l'altro ero super eccitato, perché sai, non è da tutti i giorni andare a visitare tutti gli hotel di una catena dello stesso città, cioè vedere con i miei occhi qual è la differenza, com'è il concept. È stato veramente interessante soprattutto per me, e allora ho pensato, ho detto ma perché non fare un video in riguardo e portarvi questi contenuti per voi, per magari per il prossimo viaggio in Giappone. Magari se alloggiate a Kyoto e volete alloggiare in uno dei Mitsui Garden della città, avrete un'idea della location e anche come sono le stanze. Comunque sono andato a visitare in ordine il Mitsui Garden Hotel Kyoto Shinmachi Bettei, Mitsui Garden Hotel Kyoto Kawaramachi Jokoji, Mitsui Garden Hotel Kyoto Station, e poi alla fine farò la recensione dove io ho alloggiato del Sequence Kyoto Gojo. Come primo hotel vi faccio vedere il Mitsui Garden Hotel Kyoto Shinmachi Bettei, che si trova tra Karasuma, la stazione di Karasuma, e Karasuma Oike. È un hotel di medio-alto livello. Come potete vedere dalle immagini ci sono allora la Superior Twin, Deluxe Twin, Moderate Queen e Comfort Queen, e c'è anche la stanza per i disabili. Questa è la Deluxe Room. Peccato che hanno sempre i Twin Deluxe. No, spesso e volentieri succede queste cose. Comunque è molto più grande, ragazzi. Naturalmente la stanza è moderna e con questi pulsanti puoi controllare la luce, le finestre e la toilette. Questo, ragazzi, è il bagno della standard room. Non è male, a dire la verità, è molto carino. Addirittura in questa stanza, se aprite le finestre, potete vedere non solo la città tradizionale, antica come Kyoto, ma in più durante il festival Gion Matsuri potete vedere il festival proprio che passa sotto la vostra finestra dell'hotel. Ed infine ci hanno fatto vedere i bagni pubblici dove potete fare il vostro bagnetto caldo prima di andare a letto. Ragazzi, siamo venuti in questo qua di Kawaramachi e mi dicono che questo è molto particolare e io non l'ho mai visto, quindi sono molto interessato. Questa è la location, ragazzi. All'entrata sembra un tempio, è pieno di questi addobbi. Bellissimo, ragazzi.
Eccoci qua, benvenuti al Mitsui Garden Hotel Kyoto Kawaramachi Jokyoji. Anche questo è un nuovo hotel, è stato inaugurato il 28 settembre 2020. Anche questo è considerato un hotel medio-alto. Si trova a Kawaramachi, quindi è perfetto anche per visitare la parte vecchia della città. Ha stanze di vari tipi, come la tripla, per le famiglie, twin, moderate queen. E anche in questo hotel c'è la possibilità di alloggiare se siete con la carrozzina. E dispone di questo bagno in comune di altissima classe. Di fianco all'hotel c'è poi questo bellissimo tempio dove tutti i giorni alle 6:30 c'è la cerimonia, a parte il martedì. E per finire vi porto al Mitsui Garden Hotel Kyoto Station, che come potete capire dal nome è quello più vicino alla stazione di Kyoto. Si trova solo a 2 minuti a piedi dalla stazione, veramente vicino. Allora diciamo che a differenza degli altri l'ho visto un po' più magari piccolo, anche le stanze un po' più piccole, però sai, alla fine è vicino alla stazione, non si può pretendere più di tanto. Magari va bene se avete delle valigie gigantesche, siccome è quello più vicino alla stazione di Kyoto potete mettere le valigie in modo molto semplice, ecco. Congratulazioni per tutti quelli che hanno guardato il video fino a questo punto, perché ora inizia la recensione dell'hotel della quale ci hanno chiamato per testarlo, il Sequence Kyoto Gojo. All'entrata c'è questo graffito bellissimo. Questo hotel ha un sistema nuovo che praticamente non ci sono le chiavi, non esistono chiavi né tessere, e quindi praticamente ti fanno c'è il Face ID, ti fanno la foto tramite questo iPad e tu tramite la tua foto puoi accedere alla tua stanza, puoi accedere al bagno in comune, all'ascensore. Allora all'inizio mi sono trovato un po' spaesato, però dopo una volta che hai preso la mano è alla grande. Ferrari Marco, ok, search, ok, questa è la mia stanza e viene fuori, vedete la vostra prenotazione, avete letto tutto assolutamente, questo non li legge mai nessuno, signature, ok, Ferrari Marco, ok, qui si può scegliere per la faccia, vediamo se me la riconosce, la aggiungiamo, mail, ok, guarda qua, vedi, register face, perfetto, perfetto, room number 624, check-in complete, ok. Bene ragazzi, sono qua davanti alla porta, ecco, mi ha aperto, door unlocked, fantastico, e questa è la mia stanza ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo dentro, guardate quanto è spaziosa la standard room di questo hotel, cioè, guardate qua, spaziosissima, c'è anche il tablet, guardate anche la doccia, bella atmosfera, mi piace a me così scuro, dal nono piano si vede anche il Kiyomizu-dera. La cosa positiva per esempio è la posizione. Tutta la catena di Mitsui si trova a Kawaramachi Karasuma, che è un'ottima posizione perché potete camminare praticamente ovunque nella città, sia nella stazione di Kyoto Station oppure andarci con la metropolitana, che è solo una o due fermate, c'è Gojo e poi dopo c'è Karasuma, ed è facile anche raggiungere la zona dove ci sono i templi, c'è la zona Kiyomizu, la zona Gion, che poi a piedi è raggiungibile in 15 minuti, magari 20 minuti, 15 minuti, ma anche meno, cioè, se avete il passo lungo ci arrivate. Quindi la decisione del capo di questa catena è avere un accesso molto comodo. Come vedete ci hanno dato tutti i fogli, sono veramente molto preparati, ci hanno accolti molto bene, ci hanno portato in taxi in tutti gli hotel, è stata veramente un'esperienza molto simpatica ma nello stesso tempo interessante, perché vedere vari tipologie di hotel della stessa azienda però con concetti diversi, con una storia diversa, con camere diverse e un servizio diverso e anche un prezzo diverso, perché il capo ha pensato giustamente
di dare la possibilità a varie tipologie di clientela di usare i suoi hotel, ma giustamente no, è una cosa molto logica. Adesso vi leggo il concept di questo hotel. Noi ci troviamo al Sequence Kyoto Gojo, è completamente nuovo, è un hotel nuovo che è appena stato costruito. Pensate che l'inaugurazione è stata il 7 agosto del 2020 e loro sapevano già che ovviamente c'era il corona, però hanno voluto investire lo stesso in questo hotel, e anche in un momento molto particolare, quindi non hanno neanche potuto fare l'inaugurazione per esempio. Però vi dico, io sono stato oggi e c'era comunque tanta gente, cioè c'era comunque clientela, ovviamente molto giovanile, perché questo è un hotel molto giovanile, molto alla moda. Adesso poi vi spiego il perché ci sono una clientela giovane e comunque che magari vuole degli orari diversi. Il nome Sequence, vi leggo quello che c'è scritto: when people come into contact with the world, there is a kindness. Quando la gente va a contatto col mondo c'è gentilezza. A space where you can enjoy yourself and individually smart enough to let your mind and body unwind. A space where you can enjoy yourself and individually smart enough to let your mind and body unwind and relax. We aim to provide such a different stay experience. We have created a new hotel brand, Sequence. The word sequence has the meaning of connection, sequence of flow and continuity. A place where you can feel, create and edit your own schedule to make unique to you. We aim to create a place where you can connect a variety of different people, things and things. Come avete sentito qua, praticamente il concetto è connettere persone con persone, quindi il concetto di base è di divertirsi in questo hotel con calma, di non andare di corsa, di passare il tempo anche qua dentro l'hotel, magari usando il computer. Chi viene qua anche un po' per lavoro, c'è lo spazio per il computer, tipo co-work space. Quindi il concetto di Sequence è creare il tuo tempo, cioè in base al tempo che hai e alle tue esigenze, questo hotel ti permette proprio di creare un tuo spazio. Adesso vi spiego il perché non è come gli altri hotel. Allora, ci sono 3 punti fondamentali per questo hotel. Allora, il check-in è alle 5 del pomeriggio e il check-out è alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. Quindi è molto flessibile questa cosa. Se voi pensate, voi arrivate, non so, da Kanazawa o un'altra città verso al pomeriggio, fate il check-in alle 5, ovviamente se arrivate alla mattina o al pomeriggio potete lasciare la valigia, c'è comunque il lock per mettere la valigia. Comunque il check-in è alle 5, ma il giorno dopo è quello che cambia. Il giorno dopo è perché voi potete avere la stanza a disposizione fino alle 2 del pomeriggio. In più non solo la stanza fino alle 2 del pomeriggio, ma avete l'anytime breakfast, cioè voi potete avere a disposizione la colazione fino a mezzogiorno. È incredibile, veramente è una cosa. Questa è un'innovazione, perché voi immaginate, vi svegliate presto la mattina, non so, alle 7, alle 6, alle 5, volete andare a vedere l'alba o volete fare una bella passeggiata la mattina e nei tempi qui vicino, fate una bella passeggiata, tornate e magari invece di mangiare fuori il pranzo e spendere dei soldi così, vi fate un brunch. Cioè tornate, fate un brunch e poi dopo, una volta finito il brunch, fate il check out e andate nella prossima destinazione. Oppure se siete qua per 3-4 giorni, pensate che comunque potete fare questo per vari giorni, cioè il brunch invece che il pranzo fuori, magari vi può far salvare qualche soldino. Poi c'è il self check-in, il self check-out, ogni stanza ha il tablet, questo qua che vedete, ovviamente c'è il wifi. Poi qui non ci sono le chiavi, durante il check-in dovete fare il riconoscimento della vostra faccia, vi faranno una foto e una volta che la vostra faccia viene riconosciuta non avete bisogno più della chiave, quindi potete muovervi nell'hotel liberamente senza niente. Anche questa cosa è una cosa abbastanza rivoluzionaria, che non l'avevo mai visto prima. Poi magari ditemelo voi se l'avete già visto in altre parti dove non c'è la chiave e potete fare tutto tramite la vostra faccia. Poi un'altra particolarità sono gli interni, il design proprio di tutto l'hotel, dalla lobby alle stanze alla sauna, e tutto questo è stato disegnato da un concetto narrativo. Ci sono stati dei famosi designer come Kosuke Tanaka e Yoshiki Nakamura che hanno proprio pensato
a questo hotel e hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Addirittura c'è anche chi ha pensato alla musica durante la sauna, una musica veramente rilassante e che vi piacerà sicuramente. Sono le docce, poi c'è questa pietra che è sempre calda, quindi vi potete sedere, comunque non è caldissima, caldissima, si sta benissimo. E guardate il bagno, che bello. Allora, questa è proprio la sauna, cioè sauna vera e propria, bellissimo. Quindi come funziona, ragazzi? Praticamente c'è il cambio d'orario, tipo se al pomeriggio c'è la sauna per le donne, poi dopo la mattina diventa la sauna per i maschi. Quindi tutte e due, sia uomini che donne, possono provare tutte e due le tipologie, sia la sauna che il bagno. Ragazzi, io ho già parlato anche troppo. Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi è: qui ci sono a disposizione stanze queen, medium queen, accessible queen. Accessible queen è quello dove ci possono entrare anche le carrozzine, twin room e quadruple room. Questo invece è per una famiglia da 4 persone. E c'è anche guardate, la poltrona, poi ci sono i 4 letti. Questo per una famiglia è spaziosa, cioè, ci state benissimo, 4 persone. Poi guardate qua, c'è la poltrona, cioè potete vedere anche la televisione, c'è anche la televisione, quella lì. Poi guardate, viene giù il pannello per la televisione e così potete vedere la televisione qua. Quindi ci sono varie tipologie di stanze, non c'è la tripla per esempio e non c'è la king size. Però vi dico, guardate, io sono qua al twin room in questo momento, ci sono 2 letti separati, però vi dico che è come se fosse un king un po' separato, ma si possono anche unire, cioè praticamente sono uniti, vi faccio vedere. Guardate, cioè sono praticamente uniti, basta che li unite e siete a posto. Che tra l'altro il prezzo della queen non cambia. Per quanto riguarda il prezzo, le stanze vanno dai 40 euro a persona fino agli 80 euro. Dipende dalla stanza, dipende dalla stagione e dipende anche dal giorno, dalla settimana. Per esempio adesso ci sono dei prezzi molto bassi, cioè praticamente tutte le stanze sono 44 euro, ma ci hanno detto anche perché adesso c'è il corona, quindi come vi ho detto prima il prezzo non è male. Ovviamente ci sono hotel molto più a basso costo a Kyoto, però chi vuole uno spazio, chi vuole avere un certo comfort, questa è veramente un'ottima opzione. Sicuramente lo metterò nella mia lista degli hotel a Kyoto, poi dipenderà, io siccome faccio tour personalizzati, io penso sempre, guardo diciamo il tour, guardo un po' il budget, guardo quello che si vuole fare, in base a quello io decido che hotel dare al mio cliente. Questo sicuramente mi dà un'ottima opzione per i prossimi tour che verranno nei prossimi anni, ecco. Comunque ragazzi, io ho detto tutto, se avete delle domande fatemele in descrizione. Adesso vi faccio vedere l'hotel. Come vi ho fatto vedere prima, questa è una stanza twin, mi piace molto questa, guardate qua, che accendo e dà una bellissima atmosfera, specialmente di sera. Questa mi piace veramente tanto. L'aria condizionata è touch. Vediamo la vista che c'è. Quindi avete la vista a Kyoto. Il bello di Kyoto è che non ci sono i grattacieli come a Tokyo o ad Osaka, e quindi bene o male la vista è abbastanza buona sempre, ovunque voi state, basta che comunque siete, qui siamo al 6° piano e c'è una vista proprio su. A me piace proprio vedere anche i tetti delle case giapponesi, molto molto carina. Peccato per il giorno che è una brutta giornata. Ieri era un giorno perfetto, ragazzi. Qui c'è uno spazio per mettere la valigia, c'è anche il box per la sicurezza che io non lo uso mai, poi per appoggiare la giacca. Qui abbiamo un mini desk con la sedia e bicchieri, e vi danno anche l'acqua. Questa è una mini televisione che, vabbè, io personalmente non guardo la televisione giapponese, però se volete questa è una mini televisione. Qui ci si lava i denti, c'è lo spazzolino, lo mettono qua, io l'ho utilizzato ieri sera giustamente, c'è anche l'asciugacapelli e intanto vedete, ho sentito il rumore. Ogni tanto il bagno si autopulisce, perché qui ci sono i bagni elettronici comandati da qua, e questa invece è la doccia enorme. Questa, guardate qua, è enorme. Comunque questa è la doccia, ragazzi, quindi c'è tutto, c'è l'essenziale. Una cosa da non sottovalutare è
tablette che ti danno a disposizione, perché qui potete fare varie cose, potete vedere quanta gente è in sauna in questo momento, potete chiamare la reception, potete mettere l'alarm clock, la sveglia, ovviamente potete scegliere sia inglese che giapponese, e in più c'è anche il room controller, per esempio se volete spegnere la luce, non so, vediamo. Vedete, si spegne la luce, potete accendere la luce, il room lighting, proprio gestire tutta la luce, l'aria condizionata la potete gestire da qua, potete scegliere la temperatura e quanto forte la volete. Poi ovviamente qui c'è tutte le varie informazioni, wifi, la password, che io vi dico, ogni volta che vado in un hotel faccio sempre fatica a trovare dove cavolo è la password, non so voi se avete mai avuto questa impressione. E qui ti spiega anche la colazione, dove andare e anche dove, vedete, la sauna. Bene ragazzi, con i miei capelli spettinatissimi, ora andiamo a fare colazione, così vi faccio vedere la zona più interessante dell'hotel dove si mangia. Io potrei stare lì per esempio dalle 9 fino a mezzogiorno. No, dai, sto scherzando ragazzi. Allora, vedete, ci sono 9 piani, al piano terra c'è la reception, poi c'è invece al piano di sotto, il B1, c'è sia la laundry che il bagno. Questa ragazzi è la sala per la colazione. Vedete, come ho detto prima, è molto in stile moderno, molto giovanile, e lì c'è il buffet proprio lì. Come vedete la colazione è dalle 7 fino alle 2. Ragazzi, ho fatto la mia selezione, ho scelto tutto come vi potevate immaginare. Qui allora c'è il reparto juice, l'ice coffee, il caffè caldo. Adesso una cosa che mi preme molto, vediamo se c'è il cappuccino, perché senza cappuccino io sto male la mattina. Poi c'è la frutta, c'è il dolce, cioccolato, insalata di patate e la zuppa al pomodoro e zuppa alla cipolla. Ragazzi, guardate qua che bello, fantastico, l'abbiamo presi tutti, tutto abbiamo preso, solo che sono stati anche gentili a tagliarci a metà, così ci ha dato metà a lei, metà a me. Comunque usciamo un attimo e vi faccio vedere che là in fondo a sinistra c'è il Family Mart, c'è il convenience store che è molto comodo. Girandovi qua sulla destra, quella là è la stazione di Kyoto, quindi potete arrivare anche a piedi in teoria, però con la metropolitana è una fermata. Qui siamo proprio all'entrata e il pomeriggio qui aprono le finestre e c'è tipo un open bar molto molto carino. Infatti, come ho detto prima, il concept è puoi venire anche qua a lavorare, prendere il tuo computer e rilassarti qua, ecco. Bene ragazzi, è l'1:15, tra poco devo fare il check-out, perché il check-out bisogna farlo alle 2. Allora vi devo dire che l'ho usato ai massimi livelli, cioè sono stato in sauna la mattina, ho fatto prima colazione, poi sono andato in sauna, sono ritornato, ho fatto qualche lavoretto in stanza, sono ritornato giù, ho fatto un altro spuntino, sono ritornato adesso in camera e faccio il checkout. Quindi un'esperienza, allora vi devo dire, un po' diversa, un po' come fermare il tempo e dire ok, oggi mi rilasso. E quindi no, sono molto soddisfatto. Devo dire, guarda, io che vivo qua, io personalmente ci ritornerei. Proprio perché vivo qua c'è una possibilità di comunque godermi la città in un modo diverso, che ovviamente un turista viene qua per pochi giorni, ecco. Detto questo, non lo consiglio a tutti, consiglio ovviamente per le persone che stanno qua per magari 4-5 giorni, magari un giorno farlo proprio con calma, tranquillo e proprio godersi anche non solo la città, ma proprio anche di rilassarsi un attimo, ecco, ma restando sempre comunque in centro a Kyoto, perché comunque la sera, cioè siccome c'è il check-in alle 2 del pomeriggio, cioè la sera puoi anche andare fuori, no? Cioè ti fai serata, puoi andare a Osaka o a Kobe, puoi stare anche in centro qua a Kyoto e ti puoi fare serata e poi il giorno dopo non è che devi sbrigarti, oh devo fare il check-out alle 10 del mattino, no? È una cosa diversa, ecco. Comunque ragazzi, io ve lo volevo portare, questa è la nuova recensione, ne ho fatte altre recensioni, quindi controllate la mia playlist delle recensioni di altri alloggi.
Continuerò questa serie perché quando sarò invitato o quando andrò anche per i conti miei, però sai, quando sei invitato ti fanno vedere proprio tutto il complesso, è una cosa diversa, quindi è anche più facile fare il video, è anche più interessante, ecco, sinceramente fare il video. Quindi il video è finito, mettete mi piace se il video vi sia piaciuto come sempre, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video dal Giappone, ciao ragazzi, saluto!